Se devi costruire una struttura imponente, in pietra o mattoni che sia, la forma piramidale è quella più efficace e semplice da erigere. Questo è ciò che ti dice l'archeologia convenzionale. Mi chiedo, è mai possibile che si trovino piramidi in ogni parte del mondo e che la maggior parte di esse siano simili se non identiche fra di loro? Com'è possibile se le civiltà che le costruirono in epoche diverse senza nemmeno essere a conoscenza della loro reciproca esistenza? E attenzione, segui questo video fino alla fine perché la domanda, se avrai l'onestà intellettuale di ascoltarmi fino alla fine, risulterà meno scontata del previsto. Di fronte a questa domanda diventa innegabile che, perlomeno per quanto riguarda il concetto di piramide in sé, ci sia stata una contaminazione di qualche tipo fra queste antichissime civiltà, non trovi? Ma non solo. Qualcuno che esportò questo concetto creando una costante che permise l'esistenza della stessa piramide, che ne so, fatta esattamente allo stesso modo a Tenerife così come in Messico? Questo video non vuole provare né dimostrare niente, semplicemente da curiosone quale sono, ho voluto proporre una mia riflessione e una bella chiacchierata in merito che spero riesca ad incuriosirti. Le molte piramidi sparse per il pianeta hanno lasciato perplessi gli studiosi per secoli e molte domande sono rimaste senza risposta. Cosa rappresentano? Perché innumerevoli antiche civiltà hanno eretto piramidi? Perché sono così tanto simili tra di loro per forma e design? C'era un modello di base da seguire? Chi lo ha creato? Qual è la loro funzione? Se quella piramidale era l'idea di struttura più intuitiva e semplice da mettere in piedi, perché anche se esistono in tantissimi paesi del mondo, in altri non ne troviamo traccia? Non è che forse troviamo le piramidi solo ed esclusivamente nei posti in cui vennero visitati da una determinata civiltà evoluta pre-glaciazione che esportò altrove le proprie conoscenze? Magari troviamo le piramidi in Messico e in Egitto perché questa civiltà visitò il Sud America e il Nord Africa e non le troviamo magari, che ne so, in Giappone perché in Giappone non ci arrivarono. Capito il concetto? Ma analizziamo bene le dichiarazioni degli storici, vediamo se c'è qualcosa che magari può essere approfondito, migliorato o che se approfondito risulta surreale. Se devi costruire una struttura imponente in pietra o mattoni che sia, quella piramidale è la forma più semplice ed efficace. Capito? No, le prime strutture megalitiche che l'uomo concepì non erano piramidi ma semplici stanze con 4 mura, basta guardare Stonehenge. Le piramidi infatti non esistono in ogni singolo paese del mondo, mentre antiche proto-città, composte da semplici edifici che non si estendevano in altezza ma in larghezza, esistono ovunque. La preistoria della razza umana parla di strutture che tendevano ad espandersi in larghezza e non di certo in altezza. Dicono che l'idea primitiva di piramide è nata dal fatto che la prima idea di sepoltura fu concepita da tumuli che vennero poi sviluppati in altezza e così via. Ebbene, anche qui la risposta è no. Il primo a praticare riti funebri fu l'uomo di Neanderthal tra i 130.000 e i 25.000 anni fa e non facevano dei tumuli, ma lasciavano nelle caverne i loro morti o addirittura scavavano delle buche e ce li ficcavano dentro. Da numerosi scavi neolitici è venuto fuori anche che seppellivano i morti sotto le loro dimore. E siccome le piramidi non hanno la stessa funzione in diverse parti del mondo, non sono tutte tombe, l'idea del tumulo che divenne mastaba, che divenne piramide, non segue un filo logico. Come spieghi l'esistenza del concetto di piramide per quanto riguarda la piana di Giza, visto che nessuna mummia è mai stata trovata al loro interno, con il tumulo per seppellire i morti quando il cimitero dei faraoni è nella Valle dei Re? In Cina erano tumuli funerari e in India erano templi. A Tenerife sotto ci compivano riti funebri e in Cambogia erano osservatori astronomici. Il concetto del tumulo funerario che divenne piramide non è applicabile a tutte le piramidi sul pianeta e di certo non spiega perché trovo le stesse piramidi a gradoni in Messico così come in Cambogia. La verità è che parliamo di concetti architettonici di nicchia. Inoltre, se mi permetti, semplici. Cioè, la spiegazione a delle falle storiche enormi sarebbe che siccome concettualmente era semplice e allora ne hanno costruite copie uguali in giro per il mondo? È un po' pochino, non trovi? Ma poi scusa, semplici?
Anche qui, permettetemi un secondo di ragionarci su. Le piramidi egizie tuttora non si sa come siano state costruite e sotto le piramidi stesse ci sono decine e decine di stanze, cunicoli, sistemi di cui ancora non si riesce a comprendere né la natura né la funzione con certezza. Lo stesso Malanga ha portato alla luce l'esistenza di un tubo di Quink e di un mega filtro passabasso che risulterebbe lo Z delle piramidi egizie, e di sicuro la parola semplice non è di facile attribuzione né alle piramidi messicane, che hanno un sistema di echi fuori dal normale per l'epoca, né alle piramidi egizie costruite migliaia di anni prima di Cristo, costruzioni che rispettano la sezione aurea e hanno una matematica complessa e fuori dal comune per l'epoca. Quindi, ricapitolando, era così semplice il concetto di piramide? Assolutamente no. If you clap in front of an Egyptian pyramid, nothing happens because the sound goes away. But here, the sound comes back. Why it sounds like a bird? Don't ask me that, because we don't know. But this is really impressive. Anche se spesso parliamo di piramidi a gradoni, mi risulta più intuitivo mettere in piedi 4 mura che non una piramide, e per quanto riguarda il concetto di diffusione, la risposta non deve assolutamente essere lasciata al caso. Sembra che con qualche giustificazione si voglia dimostrare la natura ovvia di queste strutture disseminate in ogni dove sul pianeta. Ebbene, qualcuno è in grado di fornire una risposta storica esaustiva alla mia domanda che non lasci spazio al caso? Perché l'idea relativa al fatto che si tratta di una struttura intuitiva non risponde alla domanda: perché ci sono piramidi sparse in tutto il mondo, simili e spesso identiche, costruite da civiltà che non sono mai entrate in contatto fra di loro? Così, giusto per parlare. Non è che questo deve per forza chiamare in causa gli extraterrestri, Attenzione, nessuno sta parlando di alieni o di visioni spaziali. Spesso, a fronte del mio enorme lavoro in campo ufologico, non posso sollevare teorie che sembra che voglia alludere sempre a quello, ma la mia domanda in questo caso è molto più semplice. Ma vi sembra normale? No, ditemi se vi sembra normale, così ne parliamo. Allora, piramide di Djoser, Egitto, 2630 a.C. Piramide di Guimar, Tenerife, 600 a.C. circa. Tutt'altra parte. Messico, dall'altra parte del mondo, piramide di Kukulkan, anno 1000. E vi ricordo che le civiltà precolombiane del Messico non conoscevano né l'esistenza dell'Egitto né delle Canarie. Piramide di Koker, in Cambogia, 900 d.C. La Cambogia era lontana nel tempo e nello spazio anni luce da tutte le altre piramidi citate. E guardate quanto assomiglia a quella in Messico, cioè roba davvero da matti. India, signori, piramide di Achatra, menzionata nel Mahabharata, nel grande testo epico indiano, come capitale del regno di Draupada. Gli scavi a Bareilly hanno portato alla luce un gigantesco tempio antico a forma di grande piramide che assomiglia in modo davvero preoccupante sia alle piramidi a gradoni che alle ziggurat dei Sumeri. Ritroviamo piramidi in Sudan. Ritroviamo piramidi in Cina, nello Xi'an, tumuli funerari a forma di piramidi a gradoni simili a tutte le altre, risalenti questa volta al 200 a.C., voglio dire, ma ti rendi conto? Ecco, lo capite che parliamo di popoli che non si sono mai incontrati, lontani nel tempo e nello spazio? Affascinante, non trovi? Ma non è finita qui. E non è solo questa, poi, se ne vogliamo parlare, la costante che accomuna civiltà che non si sono mai incontrate. Chi segue il mio canale YouTube lo sa, i sacrifici rituali. Tutte le antiche civiltà, tutte, dico tutte, praticavano sacrifici di sangue, dalla preistoria alle civiltà precolombiane nel d.C. Anche in questo caso troviamo le stesse tradizioni religiose all'interno di popoli che non sono mai entrati in contatto fra di loro, e non puoi negare che l'idea è alquanto affascinante. Ditemi se non è legittimo pensare ad un input collettivo che abbia portato ad una correlazione fra le determinate civiltà. Lo stesso Graham Hancock nel suo documentario su Netflix fa il mio stesso discorso, ma con le strutture megalitiche che si trovano da Malta all'altro capo del mondo, tutte costruite in modo identico con lo stesso allineamento celeste verso Sirio. Secondo me, nessuna verità assoluta, figuriamoci, secondo me non è più possibile convincere le persone con la storia dell'intuitività relativa alle costruzioni piramidali. Da quando abbiamo avuto i supercomputer per concepire modelli coerenti con il cielo degli antichi e ci siamo resi conto che l'allineamento di determinate strutture era coerente in ogni parte del mondo, da Göbekli Tepe che punta a Sirio alle strutture megalitiche a Malta,
secondo me c'è un attimo da svegliarci. C'è davvero bisogno di risposte che a quanto pare l'archeologia convenzionale non riesce a fornire. Ma tralasciando l'aspetto strutturale, perché le piramidi nello Xi'an in Cina hanno la stessa disposizione delle piramidi nella piana di Giza? Andiamo ancora credi al caso, questa è una prova schiacciante, no? Questi sono screen che ho fatto io da Google Earth e per quanto riguarda le piramidi in Cina potete vedere le coordinate. Spiegami come può essere possibile. Dai, forza, voglio sapere come trovi possibile una cosa del genere. Anche se non fosse accademicamente parlando identica, è inequivocabile che sia molto molto simile. Come lo reputi possibile? Stesse strutture, piramidi, simile disposizione, civiltà che non si sono mai incontrate, 300 a.C. Cina e 2000 e passa a.C. Egitto. Dai, quasi identica disposizione, imposti siti l'uno dall'altra parte del mondo rispetto all'altro, costruite migliaia di anni fa quando le rispettive civiltà non si erano mai incontrate, cioè capirai che, come dire, c'è qualcosa che non va. Ma aspetta, sentiamoci male. Sentiamoci male. Questa è la disposizione di un altro sito, quello in Messico di Teotihuacan del 300 a.C. E anche qui ditemi che la disposizione dei siti non si assomiglia e se vuoi ci mettiamo a ridere, ok? Assurdo, quasi surreale, non trovi? Non so se hai la concezione di tempo e spazio, se hai le basi di geografia, ma comunque è facile. Messico, Egitto e Cina. Voglio dire, e questa come la spieghi? Questo comunque, dai, è un problema, no? C'è da ammettere che questo è piuttosto un problema. Ecco, che qualcuno in epoca antica abbia esportato il concetto di piramide in tutto il mondo, che poi all'interno e sotto ognuna di esse c'è qualcosa, no? Ricordiamolo, che siano tunnel o stanze e quant'altro. Affascinante. C'è da ammettere che guardare le cose da un'altra prospettiva, affrontare determinate tematiche senza la paura di essere giudicati ti fa apprezzare anche altre chiavi di lettura che spero possano incuriosirvi. Ma veramente determinate piramidi sono allineate o puntano insomma in direzione di stelle e o costellazioni? Ebbene, signori, ci sono stati vari studi accademici nell'arco del tempo e no, assolutamente, non è una teoria del complotto. Lo studio condotto dagli esperti della Bournemouth University nel Regno Unito e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of Archaeological Science permette di, come dire, identificare la veridicità delle mappature archeologiche di determinati siti in base a stelle e pianeti, riuscendo a delineare, più che un determinato allineamento, veri e propri cluster e sistemi di monumenti archeologici allineati, riducendo al minimo il fattore di errore dato da diverse costanti. Gli antichi templi e tombe egiziane, per esempio, erano orientati verso alcune regioni del cielo, per motivi religiosi e culturali, e un metodo statistico elaborato dall'Università di Bournemouth University ora aiuta a distinguere i modelli autentici da quelli che sono presunti tali. Nel 2009 dicevano sono tantissime le strutture antiche che sono state considerate allineate ai corpi celesti come Stonehenge eccetera, ma dobbiamo verificare l'ipotesi di queste attribuzioni. Bene, oggigiorno nel 2023 non lo sai, ma esistono modelli statistici e studi approfonditi in ambito accademico che confermano le ipotesi e la risposta è sì. In alcuni casi, in 2 su 9, sono stati riscontrati sicuramente degli allineamenti. Quindi, che cosa abbiamo qui? Abbiamo pubblicazioni scientifiche e studi accertati e accreditati che si distaccano dalle solite dicerie made in internet che sostengono l'idea dell'allineamento celeste di determinati templi e costellazioni. Gli studi sono stati compiuti sulle piramidi in Egitto così come sulle piramidi in Sudan. Sì, esatto, ci sono piramidi anche in Sudan. E indovina, la maggior parte degli studi ha identificato somiglianze nell'allineamento dei siti archeologici in ogni parte del mondo, da Stonehenge alla piana di Giza, e quindi non solo le strutture, ossia le piramidi, che ritroviamo simili in giro per il mondo in paesi distanti nel tempo e nello spazio. Non solo la disposizione terrestre, guarda Cina, Messico ed Egitto, e secondo me se si approfondisce si trovano anche altri siti con disposizioni simili,
ma anche l'allineamento di determinati siti archeologici con i corpi celesti collide in ogni parte del mondo e se una volta è un caso, 2 è strano, 3, amici miei, è una prova. Io vi ringrazio per essere stati con me, se anche questo tipo di argomenti ti piace, ti chiedo semplicemente di contribuire al canale con un like. Se sei arrivato a questo punto del video e pensi che, insomma, il contenuto meriti, aiutami semplicemente cliccando sul tasto dei like, che non è che chiedo di metterli per la gloria, ma semplicemente perché like e commenti contribuiscono al posizionamento del video nei consigli di YouTube. Ecco tutto. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale, vi ringrazio per essere stati con me e vi saluto. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!